Amici delle due ruote, ben ritrovati. Oggi vi presento una novità di casa Triumph, la nuova Tiger Sport 660, una comoda crossover in grado di regalare tanto divertimento. Vediamo come va dopo la sigla. La mano di chi ha realizzato le linee di questo progetto voleva senz'altro enfatizzare la sua indole sportiva. La scritta Sport non lascia dubbi su cosa ci si può aspettare da questa crossover di media cilindrata. La qualità percepita è buona, ma forse meno rispetto alla cugina Trident, dalla quale eredita il fantastico propulsore. Sarà in grado di spodestare la diretta rivale Tracer 700 di casa Yamaha? Lascio a voi il piacere di fare le vostre considerazioni e di trarne le conclusioni. Eccomi a bordo della Tiger Sport 660. La prima sensazione percepita è quella di avere tra le mani una motocicletta estremamente maneggevole. Subito mi dirigo su di una strada scorrevole al fine di poterne percepire il suo comportamento. Grazie al peso ben bilanciato sui due assi e al cerchio anteriore da 17 pollici, l'avantreno della Tiger Sport risulta leggero nei cambi di direzione. L'interasse volutamente contenuto e il forcellone ben proporzionato la rendono stabile sul veloce come in percorrenza di curva. Dove l'asfalto non presenta imperfezioni di rilievo, si può piegare fino al limite del profilo dei pneumatici. La soddisfazione viene rafforzata da un'ergonomia azzeccata. La triangolazione manubrio, sella e pedane è quella giusta per aggredire le curve e macinare tanti chilometri. Il feeling diminuisce in curva quando il manto stradale diventa irregolare. La copiosità del reparto sospensioni si differenzia molto tra l'avantreno e il posteriore. La forcella Showa a steli rovesciati da 41 mm è troppo sostenuta e non affonda adeguatamente. Il primo intervento che penserei di fare sarebbe quello di rimuovere le molle originali sostituendole con altre di rigidità inferiore. Il monoammortizzatore, regolabile solo nel precarico molla, lavora ancorato a un leveraggio posto nel centro superiore della capriata del forcellone. La sua progressione di funzionamento sembra essere piuttosto lineare. Con facilità e un po' troppo velocemente raggiunge la sua massima estensione per via di un freno idraulico inappropriato. Per esaltare maggiormente le qualità della ciclistica in generale, sostituirei la molla originale con una progressiva. Anche a livello idraulico, un professionista potrebbe intervenire migliorandone la risposta. Con passeggero a bordo la situazione è meno avvertibile. Il maggior peso trasportato favorisce un più ampio margine di scorrimento della forcella, riducendone al contempo la velocità di estensione sia della stessa che del monoammortizzatore. Le Michelin di primo equipaggiamento offrono un bel feeling anche viaggiando su di un asfalto particolarmente freddo. A mio parere, il punto forte di questa motocicletta è il suo propulsore. L'erogazione di questo motore priva di buchi lo fa sembrare quasi elettrico. In sesta marcia, dai 37 km/h, è possibile riprendere velocità senza dover passare a una marcia inferiore. Le vibrazioni sono contenute a tutti i regimi di rotazione. La rapportatura è piuttosto corta. Nei tratti di strada più guidati sono costretto a cambiare spesso di marcia. Un dente in meno di corona consentirebbe una guida più rilassata. La frizione è modulabile e non strappa le partenze da fermo. Considerando che il sistema è servo assistito, mi sarei aspettato un suo più morbido azionamento. Il cambio ha gli innesti un poco secchi, ma rimane preciso anche se maltrattato. La corsa del pedale è corta, con estrema velocità si può cambiare di rapporto. Il compartimento freni è di buon livello, un utilizzo intenso non ne pregiudica la prestazione. I tubi sono rivestiti in treccia metallica.
Sull'anteriore sono montati due dischi da 310 mm, morsi da due pinze flottanti Nissin a doppio pistoncino. L'azione frenante è potente senza dover esercitare troppa forza sulla leva. Ottima la modulabilità. Al posteriore troviamo un disco da 255 mm, morso da una pinza Nissin a singolo pistoncino. La potenza frenante è molto buona, il suo intervento è facilmente controllabile. Sul pedale è presente una protuberanza che infastidisce durante il suo azionamento, meglio eliminarlo senza esitare. Il comfort mi convince anche alle velocità autostradali. Il cupolino, regolabile anche in marcia, ripara il boost efficacemente dalla pressione dell'aria. Nessuna turbolenza crea fastidi all'altezza del casco. La sella non è particolarmente morbida, ma offre un ampio appoggio. Anche il passeggero può godere di un comfort appropriato. Le pedane posteriori sono posizionate correttamente da quelle del pilota. Dalla sella sono distanziate per garantire alle gambe nessun affaticamento. I sistemi elettronici necessari alla sicurezza sono presenti e funzionano bene. L'ABS interviene prontamente, ma senza infastidire nella guida sportiva. Il traction control agisce in maniera differenziata a seconda della mappa selezionata, Road o Rain. Il suo funzionamento è disattivabile. La frizione è assistita da un sistema anti-saltellamento. Le scalate possono essere fatte in piena tranquillità. L'acceleratore elettronico funziona egregiamente, interpretando fedelmente le sollecitazioni del pilota. Selezionando la mappa Road, all'apertura del gas il motore risponde prontamente e senza incertezze. La mappa Rain ne modifica sensibilmente la risposta. Il software installato è pronto per connettersi con il MyTriumph Connectivity System, dando la possibilità di avere un navigatore integrato con indicatori e a frecce. Lo stesso consente di collegarsi a una GoPro o allo smartphone. La gestione di questi apparecchi può essere fatta tramite i tasti posizionati sul blocchetto di sinistra. I blocchetti sono gli stessi della cugina Trident. In pochissimi minuti se ne impara l'utilizzo, richiamando alla schermata principale le informazioni più utili. Gli specchietti offrono un'ottima visuale e non vibrano. La loro linea, a mio parere, ben si accosta al profilo del frontale. Gli attacchi delle valigie di serie sono ben integrati nel codino. Nulla è stato lasciato al caso da compromettere l'estetica filante di questa crossover sportiva. Forse unica della sua categoria a disporre di un display in TFT. La luminosità è regolabile entrando nell'apposito menu. Le informazioni sono ben visibili di notte come di giorno. Nonostante le dimensioni dei fanali sembrino sottodimensionate, il proiettore in abbaglianti illumina efficacemente la strada. L'impianto di illuminazione è completamente a LED. Le frecce interrompono il lampeggiamento automaticamente. Il serbatoio da 17 litri consente un'autonomia di tutto rispetto. Il piacere di sfruttare questo 3 cilindri in maniera sportiva, però, mette in secondo piano questo aspetto. Guidando questa Tiger Sport 660 se ne può apprezzare la sua versatilità, sempre restando con le ruote sull'asfalto. Questa avventura con la Tiger Sport 660 è terminata con un sorriso. Stando in sella comodamente, la piccola crossover di casa Triumph mi ha fatto divertire tra le curve come una vera nacche sportiva. Venite a provarla in concessionaria e fatemi sapere cosa ne pensate. Non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi il prossimo appuntamento di Crazy Ride Italia. Ciao!